Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. La luce del sole del mattino filtrava attraverso le persiane, proiettando strisce sul piano di lavoro della cucina dove Mason stava mescolando il suo caffè distrattamente. Sua moglie Claire si muoveva freneticamente nella stanza, un sorriso stampato sul volto mentre parlava del suo prossimo viaggio a Charleston. Erano la coppia perfetta, condividendo una routine mattutina a colazione prima dell'inizio della loro giornata frenetica. Ma sotto la superficie qualcosa aveva cominciato a cambiare. Le parole di Claire svanivano in sottofondo mentre la mente di Mason vagava. Erano sposati da 8 anni, costruendo una vita di stabilità e sogni condivisi. Tuttavia, ultimamente c'era stato un senso di distanza crescente. Mason attribuiva tutto allo stress del lavoro o alla natura rutinaria delle relazioni a lungo termine. Scacciava via il pensiero, convincendosi che le relazioni evolvessero e il loro amore si fosse semplicemente stabilizzato in una fase più tranquilla. Questo era finché Claire non aveva parlato del matrimonio della sua amica del college. Lila si sposa a Charleston questo fine settimana, aveva detto, versandosi un bicchiere di succo. Le ho detto che ci sarò. Naturalmente è passato così tanto tempo da quando ho visto il gruppo. Suona bene? Aveva risposto Mason, forzando un sorriso. Non ci aveva dato molto peso, le occasionali gite di Claire per riconnettersi con il suo vecchio gruppo erano normali. Inoltre, lui si fidava completamente di lei, qualcosa di cui era orgoglioso. Non poteva sapere che questa fiducia, questa fede incrollabile, sarebbe presto stata infranta in un modo che avrebbe ridefinito la sua vita. Il giorno della partenza di Claire arrivò senza grande clamore. Mason l'aiutò a caricare la valigia nel bagagliaio, baciandola addio mentre lei prometteva di chiamare quando fosse atterrata. C'era un'aria strana nel suo comportamento, ma Mason lo attribuì ai nervi pre-partenza. «Mi mancherai», disse, abbracciandolo strettamente. «Anche a me», rispose, guardandola salire in macchina. Rimase nel vialetto molto tempo dopo che il veicolo era scomparso per strada, una piccola fitta di inquietudine che si posava nel suo petto. Durante il fine settimana, Claire lo teneva aggiornato con messaggi e foto del matrimonio. Una notte le chiese persino di chiamarlo, la sua voce allegra e leggermente imbevuta di alcol. Mason rise mentre descriveva le buffonate delle amiche del college, sollevato che il viaggio sembrasse andare bene. Ma la chiamata finì bruscamente quando risate forti esplosero sullo sfondo. Solo alcuni dei ragazzi dalla parte di Lila, aveva spiegato Claire prima di riagganciare. Mason andò a letto sentendosi leggermente inquieto, l'inquietudine che cresceva in qualcosa che non riusciva a nominare. Quando Claire tornò domenica sera, sembrava diversa. Mason non riusciva a capire cosa, ma qualcosa in lei sembrava distante. Offrì un sorriso strano, baciandolo sulla guancia prima di ritirarsi nella camera da letto. «Il viaggio lungo?» chiese Mason, cercando di colmare il divario che sentiva crescere tra di loro. «Sì, estenuante», rispose bruscamente Claire. I giorni che seguirono approfondirono solo i sospetti di Mason. Claire divenne più riservata, incollata al telefono e pronta a scattare alle sue domande. Il suo comportamento affettuoso era stato sostituito da irritabilità ed evitamento. Mason voleva credere che fosse solo fatica post-viaggio, ma i suoi istinti suggerivano il contrario. Il punto di svolta arrivò quando Claire si ammalò, febbricitante e letargica. Affermò di aver preso un virus durante il viaggio. Mason la esortò a vedere un medico, la sua preoccupazione che superava la crescente tensione tra di loro. Quando tornò dal suo appuntamento, il volto era pallido e le mani tremavano mentre stringeva una borsa con la prescrizione. «Cosa ha detto il dottore?» chiese Mason allarmato. «Solo un'infezione», rispose rapidamente Claire, evitando i suoi occhi. «Mi hanno dato degli antibiotici, nulla di serio». La risposta non rassicurò Mason, ma decise di lasciar perdere, non volendo insistere mentre lei era malata. Non sapeva che quel momento segnava l'inizio di una tempesta che avrebbe distrutto il loro mondo. I giorni si trasformarono in settimane.
e Mason non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che qualcosa non andasse profondamente. La presenza vivace di Claire era stata sostituita da una carcassa distante di se stessa. La sua malattia era diminuita, ma il suo comportamento rimaneva erratico. Si ritirava in un'altra stanza per fare chiamate, stringendo il telefono come se fosse una linea di vita e cancellava frettolosamente i messaggi ogni volta che Mason si avvicinava. Una sera, mentre erano seduti sul divano a guardare la TV, Mason intravide una schermata del suo telefono. Un'anteprima di un messaggio lampeggiò brevemente prima che Claire chiudesse il telefono con rapidità fulminea. Il messaggio proveniva da qualcuno di nome Dylan ed era sufficiente a far battere forte il cuore di Mason. «Chi è Dylan?» chiese, cercando di mantenere un tono neutro. Claire esitò per un istante prima di rispondere. «Oh, solo un collega. Aveva bisogno di aiuto con un progetto». Mason annuì, ma il seme del dubbio era già stato piantato quella notte. Mentre Claire dormiva, Mason lottava con i suoi pensieri. Era paranoico? Era tutto nella sua testa? Il suo istinto gli diceva il contrario. Incapace di ignorare i suoi sospetti, Mason decise di indagare. Mentre Claire era al lavoro, accedette al suo account telefonico condiviso per rivedere la cronologia delle chiamate e dei messaggi. Non ci mise molto a trovare una serie di chiamate e messaggi notturni scambiati con un numero che non riconosceva. La frequenza era aumentata drasticamente durante il weekend del matrimonio. Il suo stomaco si ribollì mentre approfondiva. Usando un servizio di ricerca inversa online, Mason tracciò il numero fino a un uomo di nome Dylan Harris. Ulteriori ricerche rivelarono che Dylan era un fotografo di Charleston che aveva lavorato al matrimonio di Layla. I pezzi cominciarono a trovare posto, ma Mason aveva bisogno di prove concrete. Con qualche sforzo recuperò i messaggi cancellati dal telefono di Claire. Quello che trovò lo distrusse. I messaggi erano civettuoli e suggestivi, e uno in particolare risaltava quella notte. «Indimenticabile, non riesco a smettere di pensare a te». Le mani di Mason tremavano mentre fissava le parole. I suoi peggiori timori erano stati confermati. Claire lo aveva tradito. Quella sera Mason affrontò Claire con le prove. La sua voce era calma, ma le sue parole portavano il peso della sua rabbia e del suo cuore spezzato. «So di Dylan», disse, gettando il telefono sul tavolo con i messaggi recuperati aperti. Il volto di Claire divenne pallido mentre balbettava: «Mason, posso spiegare?» «Ma hai tradito durante il weekend del matrimonio. Hai mentito in faccia per settimane. Vai avanti, Claire, spiega», interrompette Mason. Le lacrime le rigavano il volto mentre implorava perdono, incolpando l'alcol, lo stress e le proprie insicurezze. Ma le sue scuse alimentavano solo la furia di Mason. «Questo l'hai portato nella nostra casa», disse freddamente. «Hai distrutto tutto ciò che abbiamo costruito per una scappatella con uno sconosciuto», Claire singhiozzava, ma Mason rimaneva impassibile. Quella notte fece le valigie e si trasferì nella stanza degli ospiti, deciso a distanziarsi dalla donna che non riconosceva più. Col passare dei giorni, il dolore di Mason si trasformò in qualcosa di più acuto e risoluto. Non avrebbe permesso a Claire di andarsene e avrebbe assicurato che sentisse il peso completo del suo tradimento. Iniziò raccogliendo prove, documentando i messaggi, i registri delle chiamate e le transazioni finanziarie legate alla relazione. Le spese per un hotel di lusso, pasti costosi e visite alla spa durante il weekend del matrimonio erano chiari indicatori che Claire aveva usato i fondi matrimoniali per facilitare il suo tradimento. Successivamente, Mason contattò un avvocato per il divorzio, Hannah Reed. Hannah era nota per la sua tenacia e la sua capacità di trasformare i casi di infedeltà a favore dei suoi clienti. Mason illustrò tutto, dalle prove al suo piano, per esporre le azioni di Claire al loro circolo sociale. «Hai fatto i compiti, Hannah», disse impressionata. «Ci assicureremo che paghi per questo». Mason non si fermò alle azioni legali. Silenziosamente e metodicamente iniziò a condividere la verità con amici e familiari, senza abbellire o lasciare che la rabbia contaminasse le sue parole. Presentava semplicemente i fatti. Claire aveva tradito e lui aveva le prove per dimostrarlo.
Il loro circolo di supporto cominciò a sgretolarsi attorno a Claire. Amici che l'avevano ammirata si raffreddarono, riluttanti a difenderla. Anche Layla, la sua amica del college, rimase sconvolta quando Mason rivelò che Dylan, il fotografo, era l'altro uomo. «Ti ha tradita al mio matrimonio», disse Layla disgustata. «Non posso credere di averti mai chiamato amica». La reputazione di Claire subì un crollo, ma Mason non aveva finito. Voleva che anche Dylan affrontasse le conseguenze. Mason rintracciò Dylan nel suo studio fotografico, armato di una cartella di prove. Affrontò l'uomo che aveva contribuito a distruggere il suo matrimonio. «Non mi conosci, ma conosci mia moglie», disse Mason, gettando la cartella sulla scrivania di Dylan. L'atteggiamento presuntuoso di Dylan svanì mentre sfogliava le foto e i messaggi. La voce di Mason era calma, ma le sue parole portavano una minaccia silenziosa. «Voglio che capisci una cosa, le tue azioni hanno conseguenze. Hai rovinato il mio matrimonio e mi assicurerò che tutti sappiano che tipo di uomo sei». Lasciò lo studio senza aspettare una risposta, sicuro che Dylan avrebbe sentito la pressione delle sue azioni. La fiducia di Dylan crollò sotto il peso delle parole di Mason. In pochi giorni cominciarono a circolare voci sul coinvolgimento di Dylan in una relazione con una donna sposata. Mason aveva strategicamente condiviso le prove con figure chiave nella rete professionale di Dylan, clienti, colleghi e persino influencer locali che lo assumevano frequentemente. La reputazione di Dylan come artista affidabile e carismatico si trasformò rapidamente in quella di un predatore opportunistico. Annullò prenotazioni e ruppe contratti, lasciando la sua attività in una spirale discendente. Nel frattempo, Mason provava una soddisfazione cupa, sapendo che Dylan stava affrontando le conseguenze delle sue azioni avventate. Ma i piani di Mason non finivano lì. Il tradimento di Claire non sarebbe passato nell'oblio. Doveva affrontare appieno le conseguenze delle sue decisioni sia personalmente che professionalmente. Il lavoro di Claire era il suo orgoglio e la sua gioia, una posizione di leadership in una prestigiosa azienda di marketing. Mason sapeva che lei valorizzava la sua carriera sopra quasi ogni altra cosa e vide un'opportunità per colpirla. Stando lì, inviò anonimamente le prove della sua relazione al Dipartimento delle Risorse Umane dell'azienda, evidenziando come le sue azioni potessero danneggiare la reputazione dell'azienda. In una settimana, Claire fu convocata a un incontro disciplinare. I suoi datori di lavoro non la licenziarono, ma le rilasciarono un avvertimento formale e la degradarono a una posizione inferiore. Tornò a casa devastata, la sua presenza un tempo autorevole ridotta a un'ombra di se stessa. «Mi hai fatto questo», sputò a Mason, gli occhi rossi dalla furia. «No», rispose Mason con calma, «l'hai fatto a te stessa». La tensione dell'infedeltà di Claire cominciò a propagarsi tra le loro famiglie. I genitori di Claire, precedentemente calorosi e di supporto verso Mason, furono orripiliti quando scoprirono la verità. Mason si sedette con loro per un caffè una sera, presentando le prove con un atteggiamento calmo ma risoluto. «Non volevo che succedesse questo», disse Mason con voce ferma, «ma meriti di sapere perché il nostro matrimonio sta finendo». La madre di Claire scoppiò in lacrime, mentre il volto del padre si indurì per una delusione silenziosa. Affrontarono Claire quella stessa sera, la loro disapprovazione più profonda di qualsiasi parola che Mason avrebbe potuto pronunciare. «Ci hai imbarazzato», disse il padre scuotendo la testa. «Ti sei imbarazzata da sola». Le conseguenze lasciarono Claire isolata. Anche i suoi alleati più stretti lottavano per riconciliare le sue azioni con la persona che pensavano di conoscere. Le procedure di divorzio furono estenuanti ma metodiche. L'avvocato di Mason, Hannah, sfruttò le prove di infedeltà per assicurarsi un accordo favorevole. I tentativi di Claire di chiedere clemenza fallirono di fronte alla montagna di documentazione che Mason aveva raccolto. Quando il giudice decise a favore di Mason, Claire rimase sconvolta. Le fu ordinato di restituire una porzione significativa dei loro fondi comuni che aveva usato per facilitare la sua relazione. Inoltre, il tribunale assegnò a Mason la maggioranza dei loro beni comuni, inclusa la casa che avevano chiamato casa per quasi un decennio.
Mentre Claire impacchettava i suoi effetti e si trasferiva, Mason rimaneva silenzioso nella porta, guardandola con un misto di sollievo e soddisfazione cupa. «Questo succede quando tradisci qualcuno che si fida di te», disse mentre lei se ne andava. Claire non rispose, le spalle cadenti sotto il peso delle sue scelte. Con Claire fuori dalla sua vita, Mason si concentrò sulla ricostruzione. Investì tutta la sua energia nel lavoro, ottenendo una promozione entro pochi mesi dal divorzio. I suoi colleghi ammiravano la sua dedizione, ignari del tumulto che lo aveva alimentato. Mason iniziò anche a riconquistare la sua casa, eliminando tutto ciò che Jlai ricordava Claire e ridipingendo con tocchi personali caldi che riflettevano la sua nuova indipendenza. Gli amici e la famiglia lo visitavano spesso, offrendo supporto e aiutandolo a creare uno spazio che si sentisse veramente suo. Fuori dal lavoro, Mason riscoprì le sue passioni, si unì a un gruppo locale di escursionismo e riaccese il suo amore per la fotografia, un hobby che aveva abbandonato durante il matrimonio. Queste attività non solo riempivano il suo tempo, ma gli ricordavano anche la gioia di vivere nel momento presente. Quasi un anno dopo il divorzio, Mason si sentì pronto a rientrare nel mondo degli appuntamenti con cautela, diffidente di aprirsi a un potenziale cuore spezzato. Dopo alcuni appuntamenti casuali, incontrò Ava, una donna gentile e intelligente con un sorriso radioso e una presenza calmante. Ava era tutto ciò che Claire non era: onesta, empatica e di supporto. Lei ascoltava senza giudicare, valorizzava la trasparenza e faceva sentire Mason al sicuro in un modo che non aveva sperimentato da anni. La loro relazione fiorì lentamente ma costantemente. Per la prima volta dopo tanto tempo, Mason provava un senso genuino di speranza. Ava non era solo un nuovo inizio, era un promemoria che l'amore, quando costruito sulla fiducia e il rispetto reciproco, poteva essere guarente. Una sera, mentre Mason e Ava erano seduti sul suo patio appena rinnovato, rifletté sul viaggio che aveva intrapreso. Il dolore del tradimento di Claire era stato profondo, ma era stato anche un catalizzatore per la crescita. Aveva affrontato le profondità del cuore spezzato ed era emerso più forte, più saggio e più resiliente. Guardando Ava che rideva dolcemente a una battuta che aveva appena fatto, Mason realizzò che la vendetta non era mai stata l'obiettivo. Si trattava di riconquistare la sua vita, la sua dignità e il suo senso di sé. «Sei felice?» chiese Ava, i suoi occhi cercando i suoi. Mason sorrise, il peso del passato finalmente sollevato. «Lo sono», rispose per la prima volta in anni. Anche mentre Mason abbracciava la sua nuova vita, gli echi del passato riaffioravano occasionalmente. C'erano notti in cui si svegliava sudato freddo, i ricordi del tradimento di Claire vividi nella sua mente. Questi momenti gli ricordavano che la guarigione non era lineare, ma un viaggio con svolte, curve e inciampi occasionali. Ava notava questi momenti ma non spingeva mai. Si limitava a stare con lui, la sua presenza una rassicurazione silenziosa. Una notte, seduti insieme sul divano, Mason finalmente si aprì sul dolore persistente. «Mi fidavo di lei», disse, la voce intrisa di amarezza. «Le ho dato tutto e lei ha gettato via tutto». Ava posò delicatamente la mano sulla sua schiena. «Quel dolore non sparirà da un giorno all'altro», disse, «ma non deve definirti. Sei più forte di ciò che ti ha fatto». Le sue parole colpirono un nervo scoperto. Mason capì che, mentre il tradimento di Claire aveva plasmato una parte della sua storia, non doveva essere la fine. Mentre Mason si concentrava sul guardare avanti, la vita di Dylan continuava a spiraleggiare. Le voci sulla sua relazione con Claire divennero più forti, raggiungendo non solo i suoi clienti, ma anche le sue relazioni personali. Mason era stato strategico, assicurandosi che le prove delle azioni di Dylan dipingessero un quadro accurato del suo carattere. Un giorno, Mason ricevette una chiamata sorprendente da Dylan. La voce dell'uomo era tremante, quasi disperata. «Non so cosa tu voglia da me», iniziò Dylan, «ma non posso più sopportare questo. La mia attività sta crollando, la mia ragazza mi ha lasciato e ho perso quasi tutto». Mason ascoltò in silenzio, la mente calma e chiara. «Stai affrontando le conseguenze delle tue azioni», disse Dylan. «Non è colpa mia, è tua».
Prima che Dylan potesse rispondere, Mason chiuse la chiamata, sentendo un senso di chiusura. Aveva affrontato l'uomo che aveva aiutato a distruggere il suo matrimonio e ora Dylan stava affrontando il peso delle sue scelte. La casa di Mason era diventata un santuario, un luogo che rifletteva la sua resilienza e crescita. Ogni angolo della casa raccontava una storia di reinvenzione, dal comodo angolo lettura che aveva creato al vibrante giardino fiorito di vita. I suoi amici spesso commentavano la trasformazione sia dello spazio che di Mason stesso. «Sembri più leggero», notò il suo amico Eric durante una cena, come se finalmente avessi lasciato andare il passato. Mason annuì, rendendosi conto che Eric aveva ragione. La rabbia e il risentimento che lo avevano un tempo consumato erano svaniti, sostituiti da una determinazione silenziosa a vivere pienamente. Ava era diventata una parte integrante della vita di Mason. La sua presenza portava un calore che non aveva conosciuto di bisogno. Era paziente e comprensiva, mai forzandolo a muoversi più velocemente di quanto fosse pronto. Una sera, mentre camminavano attraverso un parco, Ava si fermò e si voltò verso Mason. «So che hai passato tanto», disse, «ma voglio che tu sappia che sono qui per il lungo termine. Vedo l'uomo che sei, non solo l'uomo che sei stato». Le sue parole portarono lacrime agli occhi di Mason per la prima volta in anni. Si sentiva veramente visto, non come qualcuno spezzato dal tradimento, ma come qualcuno che si era ricostruito da zero. Il viaggio di guarigione di Mason non era stato solo personale, si estendeva in ogni aspetto della sua vita. Il suo lavoro prosperava mentre assumeva ruoli di leadership, guidando colleghi più giovani e guidando progetti che gli portavano soddisfazione. Iniziò anche a fare volontariato con enti locali, usando le sue esperienze per aiutare altri che stavano attraversando divorzi e tradimenti. Ava lo accompagnava in alcuni di questi sforzi, la loro compassione condivisa rafforzava il loro legame. Insieme divennero una squadra, non solo nella loro relazione, ma anche nel desiderio di avere un impatto positivo sul mondo intorno a loro. Mesi dopo, Mason incontrò inaspettatamente Claire in una caffetteria. Sembrava diversa, stanca e logora, la sua presenza un tempo lucida sostituita da un'energia nervosa. «Mason», disse Claire, la voce tremante, «non mi aspettavo di vederti qui». Mason rimase calmo, le sue emozioni sorprendentemente stabili. «Ciao, Claire», rispose. Dopo un momento di silenzio imbarazzante, lei parlò di nuovo. «Mi dispiace per tutto, so di averti ferito e ho avuto molto tempo per pensare a quello che ho fatto». Mason annuì, ma non offrì perdono. «Ho superato», disse. «Claire, spero che tu possa trovare un modo per fare lo stesso». Mentre si allontanava, Mason provò un senso di liberazione. Il passato non aveva più potere su di lui, aveva chiuso quel capitolo ed era pronto per il prossimo. Un anno dopo il loro primo incontro, Mason e Ava si trovarono sul bordo di una scogliera che dominava un tramonto mozzafiato. Era il loro luogo di escursioni preferito, un posto che simboleggiava il loro amore condiviso per l'avventura e i nuovi inizi. Mason infilò la mano nella tasca e tirò fuori una piccola scatola. Ava si voltò verso di lui, gli occhi sgranati per la sorpresa. «Ho passato tanto», iniziò Mason, la voce ferma, «ma incontrarti mi ha mostrato che l'amore può essere onesto, gentile e vero». «Ava, vuoi sposarmi?» chiese, le lacrime riempiendo gli occhi mentre annuiva. «Sì», rispose Mason 1000 volte, «sì». Abbracciandosi, Mason provò un profondo senso di pace. Il suo viaggio era stato pieno di dolore e tradimento, ma era stato anche uno di crescita, resilienza e riscoperta. Con Ava al suo fianco, Mason sapeva di essere pronto a scrivere il prossimo capitolo della sua vita, un capitolo definito non dalle cicatrici del passato, ma dalla speranza del futuro. E tu, come reagiresti se scoprissi un segreto così devastante? Lascia un commento qui sotto raccontandoci la tua opinione e non dimenticare di mettere like e iscriverti al nostro canale per altre storie avvincenti.